La geometria origami viene assiomatizzata da due matematici giapponesi che sono Ujita e Hattori. Gli assiomi sono 7, io ora vi spiego come piegare i primi 4 assiomi. Il primo assioma recita: si può piegare una retta per due punti distinti P1 e P2. Prima di iniziare a piegare sottolineiamo che le pieghe possono essere fatte in due modi. Esistono pieghe a monte e pieghe a valle. Le pieghe a monte sono quelle che realizzate occupano la parte più alta del foglio. Le pieghe a valle, viceversa, sono quelle che occupano la parte più bassa del foglio, una volta realizzate. Allora, ritornando al primo assioma, abbiamo la necessità di fissare due punti nel piano, due punti qualsiasi, purché siano distinti, P1 e P2. Per realizzare la piega passante per i due punti è conveniente utilizzare una piega a monte, in maniera tale che i punti siano ben visibili. È chiaro che visivamente gli studenti hanno la possibilità di toccare con mano il fatto che per due punti distinti esiste una retta e ce n'è una sola, che è il primo assioma della geometria euclidea. Il secondo assioma recita: si può piegare un punto P1 su un punto P2 ottenendo come piega l'asse del segmento P1-P2. Allora, ancora una volta fissiamo due punti nel piano. L'assioma parla di sovrapposizione del punto P1 su P2 e chiaramente questa sovrapposizione non è facile se non utilizziamo dei pennarelli che lascino un segno anche alle spalle del foglio. Allora è conveniente, per realizzare questa piega, andare a piegare la retta P1-P2 come abbiamo fatto prima. Piegando sempre a monte il foglio, dopodiché essendo ben visibili i punti poi è più facile portare il punto P1 sul punto P2. Lo realizzo così. La piega ottenuta è l'asse del segmento P1-P2. L'assioma 3. Assegnati un punto P e una retta R1, si può piegare la retta per P perpendicolare ad R1. Allora, in questo caso dobbiamo fissare un punto nel piano, P, e una retta R1. La retta chiaramente la realizziamo piegando la carta. Per determinare la retta perpendicolare alla retta R1 passante per P è sufficiente, come recita l'assioma 3, sovrapporre R1 su se stessa in maniera tale che la piega ottenuta passi per P. Ancora una volta riprendo il foglio, verifichiamo che effettivamente la retta realizzata è perpendicolare ad R1 e passa per P. L'assioma 4 recita: segnate due rette R1 ed R2 è possibile piegare R1 su R2. Ora, per vedere meglio cosa realizza l'assioma 4, pieghiamo due rette che siano incidenti in un punto interno al foglio. Le pieghe le farò sempre a monte. Retta R1, retta R2, incidenti nel punto O. E dobbiamo sovrapporre una retta sull'altra. Come?
Andiamo a sovrapporre in realtà una semiretta sull'altra, stavolta realizzando una piega a valle, passante però. Nella sovrapposizione delle due semirette, la piega prolungata ci darà esattamente la bisettrice degli angoli formati dalle due rette. Ora vi spiego come si costruisce un triangolo equilatero. Abbiamo bisogno non di un foglio A4, ma della metà di un foglio A4, quindi ricavato come? Sovrapponendo lato lungo su lato lungo, e tagliando a metà le due parti, quindi otteniamo le due parti del foglio. Ne prendiamo soltanto una, okay, e indichiamo con A e B i vertici del rettangolo, in particolare i vertici di un lato corto del rettangolo. Sovrapponiamo il punto A su B realizzando l'asse del segmento, ma pieghiamo solo una parte dell'asse. Adesso andiamo a individuare sull'asse un punto C, sovrapponendo A su C in maniera tale che la piega che otterremo passi da B. Allora, questa è la parte un po' più delicata della costruzione del triangolo equilatero, quindi morbidi, okay, facciamo scorrere A sull'asse fino a quando la piega non passerà per B. Quindi quando siamo certi del passaggio della piega per B, allora la realizziamo. Allora abbiamo ottenuto sull'asse un punto C che intanto è tale che per costruzione AB e BC sono congruenti proprio perché sono sovrapposti. Inoltre CA e CB sono congruenti perché C appartiene all'asse del segmento e quindi C ha la stessa distanza dagli estremi del segmento. Il triangolo quindi è un triangolo equilatero. Ciò comporta che l'angolo BAC è un angolo di 60 gradi. Ora osserviamo che la piega, chiamiamola BH, si ottiene sovrapponendo A su C, quindi è l'asse del segmento AC, in quanto asse è perpendicolare al segmento. Quindi il triangolo ABH è un triangolo rettangolo. Un angolo acuto è di 60, l'altro, dovendo essere complementare all'angolo di 60 gradi, sarà un angolo di 30 gradi. Ancora, il triangolo ABD è un triangolo rettangolo, quindi intanto questo è un angolo retto e quindi l'angolo complementare a 60 è anch'esso di 30 gradi, e nel triangolo ABD un angolo acuto è di 30 e l'altro sarà di 60. Okay. Il supplementare dell'angolo di 60 gradi in D è un angolo di 120 gradi. Ora vogliamo andare a determinare la bisettrice dell'angolo di 120 gradi. La bisettrice, abbiamo detto, l'abbiamo dedotto dall'assioma 4, si determina sovrapponendo i lati dell'angolo. Quindi dobbiamo sovrapporre il lato BD
sul lato lungo dell'angolo. Dobbiamo sovrapporre quindi questo lato sul lato lungo. Abbiamo determinato quindi la bisettrice, e cioè ciascuno di questi due angoli è di 60 gradi. Il triangolo equilatero che volevamo costruire è il triangolo BDE. È equilatero perché l'angolo al vertice è di 60 gradi, l'angolo in B è il complementare dell'angolo di 30 gradi, quindi è 60, e ovviamente l'angolo in E è di 60 gradi. Allora potremmo ritagliarlo e quindi avere realizzato il triangolo equilatero in questo modo, oppure vi propongo la realizzazione di un triangolo equilatero un po' più sostenuto. Quindi piegando il foglio come avevamo fatto prima, fino alla realizzazione della bisettrice dell'angolo di 120 gradi, questo è il nostro triangolo equilatero. Continuiamo a piegare portando questo vertice su questo lato, quindi portando questo lato dell'angolo di 60 gradi sul lato lungo del foglio. Quindi il triangolo equilatero è sempre qui. Ora dobbiamo nascondere questa parte che chiaramente è superflua. Possiamo realizzare queste pieghe, quindi portare questo lato dell'angolo esterno su questo, questo lato su questo, e intascare questa parte esterna, cioè inserire dentro una tasca che si è creata nel triangolo, che è proprio la prima, la più esterna, inserire la parte superflua di carta. Ecco il nostro triangolo equilatero. Nel PowerPoint le stelle, obiettivo finale è quello di far realizzare agli studenti la stella, le stelle che ricoprono il dipinto di Van Gogh, La notte stellata. Nella risorsa troverete i Chris pattern delle stelle in 4 dimensioni diverse. La dimensione maggiore la utilizza il docente per spiegare come piegare il Chris pattern stesso. Passiamo a una dimensione intermedia che viene distribuita agli studenti per realizzare la stella più grande presente nel dipinto, che è Venere, che deve essere bianca, quindi verranno utilizzati dei fogli bianchi. E poi per ricoprire totalmente il dipinto, le stelle presenti nel dipinto, vengono utilizzate queste dimensioni, che sono una media e una piccola. Una volta assegnato allo studente il foglio con la stampa della stella da realizzare, lo studente andrà a ritagliare la stella e dobbiamo spiegare come piegarla. Nel Chris pattern sono presenti 2 tipi diversi di linee, una linea continua e una linea tratteggiata. Questa differenza sta a indicare il fatto che alcune linee dovranno diventare pieghe a monte, altre pieghe a valle. È chiaro che la scelta di attribuire per esempio alla linea tratteggiata il significato di piega a monte e di piega a valle è indifferente. Noi per realizzare la nostra stella scegliamo di attribuire alle linee tratteggiate il significato di piega a valle.
E la realizzazione della stella è molto delicata proprio perché vedete che le linee non sono delle linee continue, quindi sono delle spezzate e spezzate anche di natura diversa, quindi dobbiamo essere attenti a non piegare laddove non c'è la linea e a fare le pieghe nella maniera corretta. Per aiutarvi potete utilizzare un righello per facilitare per esempio la realizzazione delle pieghe a valle, ma più che il righello che ha uno spessore consistente, potete utilizzare un righello fatto in casa con della carta e che ha uno spessore molto ridotto. Come realizzarlo? Potete prendere un foglio di carta, un pezzo di carta e ripiegarlo in 4. In questo modo. Possiamo iniziare per esempio piegando le linee a monte. Per dare un'idea di quello che realizzeremo, possiamo contemporaneamente piegare le linee a valle, aiutandoci col righello, in questo modo. Le pieghe devono essere molto decise. Notate che le pieghe a valle sono delle bisettrici di 2 pieghe a monte successive. Ecco realizzata la stella, che si può chiudere con un solo gesto.